Stasera una delizia. Faremo uno sformato di patate, besciamella e funghi. Mamma mia. Una delizia. Allora, andiamo ai fornelli. Intanto Vabbè, funghi champignon, guardate, già tagliati Ok. e puliti. E uno spicchietto d'aglio. Andiamo a Ma ti cuocere. posso fare una domanda? Dimmi. Ma perché si chiamano funghi champignon? Champignon, non lo so, Gioia, dovrei informarmi. O perché sono fatti lo shampoo, o Dai, perché la no- provincia da dove vengono è Può Champignon essere, può François. essere. Allora, intanto andiamo a cuocere i nostri E gli ingredienti? funghi. A uno li Allora, svegliamo. funghi. Funghi. Andiamo a cuocere. Padella, spicchietto d'aglio, un giro d'olio e cuociamo i nostri funghi. Facciamo rosolare 2 secondi l'aglietto e poi andiamo a mettere i nostri funghi. Nel frattempo dobbiamo andare a fare la nostra besciamella. Come? Mezzo litro di acqua, 50 No, grammi no, di questa non è acqua. latte, scusate, mezzo litro di latte. La devi smettere. Ma scusa, non sapevo che l'acqua fosse bianca. Allora, mezzo litro di latte, 50 grammi di burro, 50 grammi di farina e un pizzico di noce moscata, ovviamente un pizzico di sale pure, Ok. e un pizzico di pepe. Questo per fare la La besciamella. besciamella, quindi cominciamo col fare i nostri funghi, quindi mettiamo i funghi. Ok, io ne ho usate 2 buste, ragazzi, 2 buste già tagliati. Ok. Mettiamo un pizzico di sale. Ok. Senza aggiungere acqua, fammi prendere un cucchiaio, amore mio, ok, cucchiaio, e lasciamo cuocere i nostri funghi. Nel frattempo andiamo a fare la nostra besciamella, così abbiamo tutto pronto. Allora, iniziamo col burro. Questo è un poco più di 50 grammi, ma non importa, Ok, burro. Facciamo sciogliere il burro, intanto mi giro i funghi. Ragazzi, fatemi gli auguri perché andrò a usare lo strumento che io... Ah, ora mi Troppo. tocca cucinare a me, vabbè, lasciamo stare. La mandolina userò stasera. La mandolina, attrezzo segreto. Il nostro burro si sta sciogliendo, facciamolo sciogliere tutto e andiamo ad aggiungere la nostra farina. Allora amici, il burro è quasi sciolto. Andiamo ad aggiungere la farina. Naturalmente scherzo. Allora, farina, Farina, burro. Comunque, secondo me l'ingrediente segreto per fare la besciamella è l'olio di gomito. L'olio di gomito. Perché bisogna sempre girare, È girare, vero, girare. facciamo sciogliere bene, amalgamare, i funghi stanno cuocendo. Ok, a questo punto, dopo che abbiamo amalgamato burro e farina, andiamo ad aggiungere pian piano il latte, piano piano, così in modo tale che i grumi si vanno sciogliendo. Ragazzi, questa ricetta, no, che è buona, molto di più, a chi piace la besciamella, i funghi e le patate ovviamente. Poi si inforna se non sbaglio, vero? Ah, che ho detto? Ho svelato un segreto. Non sono segreti, Il ma sacro, non devi il dire. sacro graal. Ok. Al forno viene la fine del mondo. Abbiamo messo tutto il latte, a questo punto alziamo un po' la fiamma, mettiamo un pizzico di sale, ok, e giriamo. Si gira fino Si gira sempre fino a che non si addensino i 3 elementi che sono la farina, il burro e il latte e aggiungiamo alla fine un po' di noce moscata, ci andrebbe pure un po' di formaggio grattugiato, ma io non lo metto, poi vi faccio vedere il perché preferisco metterlo poi sulla pietanza. Quindi, amore mio, pazienza, e si gira. Intanto i funghi Giro io? cuociono. Sì, amore. Ecco, le cose più seccanti me le fai fare a me. Allora amici, appena vedete che comincia ad addensare, Ok. prendiamo un po' di noce moscata e la mettiamo nella nostra besciamella, non troppo, va bene così. E giriamo, continuiamo a girare. Già sta diventando densa. Densa, sì, certo, la besciamella non si fa in molto tempo. La consistenza la dicete voi, ma deve essere densa. Allora amici, guardate, la nostra besciamella è pronta. Che meraviglia. Quindi spegniamo. Si fa in 2 secondi. 2 secondi, questa la frutta la togliamo, alziamo la fiamma sui funghi e li facciamo cuocere. Nel frattempo che i nostri funghetti cuociono, andiamo a tagliare le nostre patate con la mandolina. Fissiamo la patata e andiamo. Quindi si tagliano a fine fine. Sì, devono essere fine.
questo perché non va? Non ho capito, non ho mai capito ste mandoline io, mai. Ma io ti ho detto usa il Si è violino. levato il tappo, aspetta. Usa il violino anziché la mandolina. Ok. E tu ti fissi. Vediamo. Ora le facciamo vedere le patate, guarda. Questo non lo faccio. No, quello si Ok, leva. guardate. Vediamo. Devono essere proprio fine. Ma potresti fare le patatine fritte, i chips. Sì, qua ci sono tutti i modi per poter fare forme diverse. Va bene, quindi si tagliano tutte queste patate. Tutte le patate, ragazzi. Allora, amici, ci sono riuscita, l'impresa è stata semplice. Abbiamo tagliato le nostre patate. Ok. Adesso dobbiamo andare un attimo ai fornelli perché i funghi sono pronti. Venite. Allora, dopo che abbiamo cotto i funghi, prendiamo i funghi Ma che profumino meraviglioso. e li versiamo nella besciamella. Ah, ma si può fare, amore? Cioè, tutto si può fare in cucina. Che meraviglia. Già io mangerei funghi e besciamella e Io pure. basta. Io pure. Ok. Giriamo. Così si prendono tutti di E besciamella. così si fa, amore mio, questa pietanza. Amore, tu l'hai mangiata un sacco di volte. Sì, ma è assai che non la mangio, quindi me la sono dimenticata, amore. A questo punto, caldo? No, prendiamo la nostra pentola e ci mettiamo qua. Avete visto? È semplicissimo. Che si fanno funghi e contemporaneamente facciamo la besciamella. Teglia. Mettiamo solo un filo Non è d'olio. che puoi levare questo arnese infernale qua, questo. No, non ti preoccupare, lascialo. Un filo d'olio nella teglia. Prendiamo un cucchiaio. Teglia è obbligatoria questo ovale? No, assolutamente, quadrata, ovale. L'importante è che non sia moltissima perché io ho usato mezzo litro di besciamella, non ne ho fatta tanta, Quella è una questione di dimensioni di teglia. Userò un cucchiaio più grande, ne prendiamo un cucchiaio e lo andiamo a spalmare sotto. Quindi possiamo iniziare con un Posso po' levare il di biberon? besciamella. Allora, la vuoi smettere di chiamarlo biberon? Ma si chiama biberon questo. Non è vero che è un Biberon per olio. Ok, andiamo con molta pazienza a formare il nostro formato di patate. Quindi riempiamo la teglia. Cioè tutto lo strato di sotto di patate. Tutto lo strato, sì. Allora amici, dopo aver fatto il primo strato di patate, prendiamo il formaggio grattugiato. Io ho parmigiano, ma potete usare grana, insomma, quello che vi pare. E lo andiamo ad aggiungere alla nostra besciamella, così che viene ancora più gustoso. Che meraviglia. Quindi la aggiungo quando già è cotta la Che besciamella. meraviglia. Mi ricorda questa cosa qui, le crepe salate. Anche a me. Qualche volta gliele dobbiamo fare. Sì, certo. E andiamo a cospargere la besciamella e i nostri funghi sulle patate. Quindi un altro strato di besciamella. Esatto. Ok. Allora ragazzi, abbiamo ricoperto il primo strato di patate. Adesso facciamone un secondo. Di patate. Sempre di patate, quindi stessa cosa, patate e poi andiamo a coprire. Ma questa è una ricetta veramente buona, anche la domenica, dico, è una cosa un po' più... È buona, è buona. Però siccome è tanto semplice, non ci vuole niente a farla, puoi È fare tanto semplice quanto buona. anche... Allora amici, abbiamo fatto il secondo strato di patate, adesso andiamo a finire a chiudere con questa meraviglia che io mangerei così. Ma sei sicura che questi funghi non siano No, buoni? Gio, non ti permetto, smettila, ora mi deve fare arrabbiare. Vabbè, solo perché la besciamella è calda. Direi, è bollente. Ma io lo faccio per te, amore mio, per capire se sono avvelenati. Ok, andiamo a riempire tutto proprio e coprire le nostre patate. Quindi tutto il sopra con la besciamella. Assolutamente. Allora amici, abbiamo ricoperto le nostre patate di besciamella e funghi. Ma che meraviglia! Buona. Ma già è pronta per mangiarla? No amore, andiamo a concludere con una pioggerellina di parmigiano. Ah, ma questo non ci sta, amore. Amore, La pioggerellina, devi fare un temporale di parmigiano. una bella piena di parmigiano e andiamo a Abbonda, amore, soprattutto nei bordi. infornare a 180 gradi, anche 200 gradi. Io l'ho messo forno statico, non l'ho messo ventilato, preferisco così sente perché c'è freddo. la patata. Sente freddo. Per una ventina di minuti e lo controlliamo, quindi 180-200, forno statico 20 minuti. Andiamo. Mamma che fa. Come? Devo aspettare 20 minuti ancora? Direi. Sta iniziando la partita, amore. Ok,
Facciamo cuocere e poi vi faccio vedere questa bontà. Amici, il nostro sformato di patate, funghi e besciamella è pronto. Scusa, il nostro è mio, non è il tuo. No, è nostro. Guardate che meraviglia. Allora, è una Mamma ricetta mia, che buona meraviglia. è bollente È una squisitezza. perché ve la vorrei tagliare. Io Solo che- durante la partita me la vado mangiando tutta Mamma io. che amore. buona, no vabbè è molto semplice, l'avete visto, solo che è gustosa perché c'è la besciamella, perché, patate, insomma. Spero che vi sia piaciuta, che fa? Proviamo a tagliarla, che vorrei farglielo vedere Tagliarla sì, all'interno. magari assaggiarla no più di altro perché è bollente ora. Secondo me. Questa è la tua porzione, giusto? Questa è la mia. Guarda, sei terribile. Ora che poi ci credono vero i nostri amici, eh? Questa va mangiata, Questa secondo è- me, un po' più fredda. Già un po' piccolina, un po' piccolina. Ma io lo voglio solo assaggiare. Questa mi ricorda molto le crepe salate. Anche noi avevamo... Cioè, esiste un Attenta che posto. ti ustioni. Poi non mi brucio. Ci siamo salvati con la mandolina, ora ti devi ustionare. Ah. Buona, vero? Io la Troppo. faccio raffreddare. Comunque una meraviglia è venuta, una meraviglia. Le patate cottissime, ragazzi, quanto ha cotto? 25 minuti. 25 minuti. 25 minuti, però mettete il forno statico, perché cuoce meglio rispetto a quello ventilato, per questa pietanza. È deliziosa, è buonissima, spero che vi sia piaciuta, fatela. Scrivetemi nei commenti se l'avete mai fatta, noi ci vediamo domani con le ricette di Betty, Marco. Ciao, buona cena a tutti!